Ciao e benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Yeah! Oggi volevo parlarvi, visto che è appena uscito il remake, dell'architettura in Silent Hill 2, saga che adoro follemente. Spesso non ci si sofferma sull'aspetto architettonico che ha questo gioco nelle varie ambientazioni, perché ho riscontrato non solo come certe location e certi edifici in vari livelli del gioco cerchino proprio di rappresentare anche delle paure, dei conflitti psicologici dei personaggi, ma non solo. Nei vari livelli troviamo un sacco di stili architettonici differenti, però con tante cose in comune. L'architettura in questo gioco infatti vuole proprio creare una confusione tra il familiare e l'estraneo. È pieno di contrasti con stili architettonici a noi molto familiari, però ovviamente in uno stato di decadenza. Non vi parlerò di Centralia, la città reale da cui è tratto Silent Hill, perché ve ne ho già parlato in un video, è un po' datato ma molto interessante, ve lo lascio qui nell'info box. L'architettura nell'altra dimensione, quando suona la sirena, si ispira allo stile industriale. Infatti potete vedere benissimo i vecchi cancelli, per la maggiore, anzi no, tutti arrugginiti, queste fabbriche abbandonate. Per quanto riguarda invece le ambientazioni negli altri livelli, mi piacerebbe parlarvi di 4 location particolari che a me hanno sempre colpito molto perché hanno tutte stili architettonici differenti ma con diverse cose in comune. L'ospedale di Silent Hill 2 è un misto tra architettura brutalista e razionalista, non per niente si vuole creare questa sensazione di freddo. Per razionalista intendo uno stile di design tipico degli edifici pubblici, progettati per essere funzionali piuttosto che estetici. È uno stile spesso associato ad edifici pubblici, anche ospedali, infatti. È caratterizzato da forme semplici e spazi minimali, il brutalismo anche da grandi blocchi di cemento. Non per niente è uno stile utilizzato anche in Arancia Meccanica per quanto riguarda il centro medico della cura Ludovico. Anche qui infatti si volevano trasmettere le stesse sensazioni, al contrario del super kitsch, perché sì, è super kitsch, Heaven's Night, che spero di aver pronunciato bene, il club che ricorda molto i locali notturni americani degli anni 70-80. Ha elementi art déco, specialmente nel remake. Vi lascio infatti degli screen con, eccolo qui, con le differenze tra l'ambientazione del Silent Hill originale e il remake. E come potete vedere, soprattutto nel remake ha un sacco di elementi art déco. Queste foto le ho prese dalla pagina Silent Hill The Other Side, che consiglio. Ha fatto tutti questi screen con la differenza tra remake, gioco originale. Io mi sono andata a guardare un po' di gameplay perché sono una plebea che ancora non è passata alla 5. PS, sempre a proposito del remake, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti se ci avete giocato, com'è. Io, come ho detto prima, ho visto un po' di gameplay e mi è sembrato molto bello, anche se Angelo Rosco mi ha ricordato un sacco Anna Maria Franzoni. Ma soltanto secondo me è uguale, cioè secondo me hanno preso la foto della Franzoni. Altro stile presente nel gioco è il romanico e la chiesa della Rinascita presente nel finale Rebirth di Silent Hill 2 ne è un esempio. Questa chiesa non è famosa ovviamente quanto la cappella di Silent Hill in stile gotico, neogotico. Vediamo ad esempio archi a sesto acuto tipici dell'architettura gotica, vetrate con iconografie simboliche. È uno stile scelto di frequente per quanto riguarda il cinema horror, ma non solo. Si presta molto bene, basti guardare ad esempio i primi romanzi di letteratura gotica, come tipo Frankenstein di Mary Shelley, che erano tutti ambientati in cattedrali, castelli. Piccola curiosità, la cappella di Silent Hill è identica alla chiesa di San Pedro in Spagna. Vi lascio qui la foto. Vedete? È presa chiaramente da questa chiesa. Un giorno ci andremo. Altra location iconica è l'hotel Lakeview, con uno stile coloniale statunitense, anche un po' georgiano, che è diffuso in tantissimi piccoli paesi americani. Sono stili fissati, lesionati entrambi per la simmetria, anche se si differenziano per materiali e funzionalità. L'esterno dell'albergo è super elegante, nonostante gli interni che sono ovviamente un po' fatiscenti, un po' tanto fatiscenti.
si voleva proprio creare la distinzione tra reale e irreale. Ho cercato di farvi un piccolo riassunto, ma avevo scritto veramente tantissime pagine sull'architettura di Silent Hill. Ho inserito le parti, secondo me, che potevano interessarvi di più. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo la settimana prossima con un nuovo video. Ciao! Mi raccomando, per supportare il mio piccolo canale, like, commento e iscrivetevi, perché ho visto che tantissime persone guardano i miei video ma non sono iscritti. Cattivi, Iscrivetevi subito al mio canale. Ciao!